Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti in questa live preserale. Dopo 2 giorni di assenza, ma sono ancora un po' raffreddato, ora il tutto si è trasformato in una specie di raffreddore. Bene, vediamo un po' se qualcuno ancora partecipa alle live. Allora, il tema di questa live è l'autostima in amore. Intanto saluto un po' le persone che si collegano. Piano piano è arrivata anche la notifica. Bene, bene, buonasera a tutti. Sono raffreddato, adesso si è tramutato il mal di gola, si è tramutato in raffreddore. Papi is back, il, il mal di gola si è tramutato in raffreddore, ma la voce non è che sia così eccessiva, insomma. Allora, comunque, intanto saluto tutte le malgascione, le carampane. Un saluto a tutte le malgascione e a tutte le carampane. Bene, bene, malgascione e carampane. Ciao a tutte. Eccolo qua, Stefano Gatto. Il virus influenzale non so se farà il suo corso, ma io sto bene adesso. No, l'influenza, febbre in realtà non ho avuto neanche un giorno. Comunque dai, ti seguo sul tapis roulant. Gel Miro, brava Gel. L'esperto di Carampane, Stefano Gatto. Bene, bene. Intanto a proposito di Carampane, era un po' che non ve lo ricordavo, vi ricordo che ci vediamo venerdì a Torino, quindi muovete il culo e venite venerdì a Torino, venerdì 15 febbraio. A San Faustino si seduce a Torino, questa è la nuova massima. A San Faustino si seduce a Torino, quindi che sarebbe il giorno dopo. Giorgio Perkins, grande Giorgio, qui vedi che la voce qua ormai è proprio andata. A San Faustino si seduce a Torino, quindi venite il 15 febbraio a Torino, ore 21, per il mio corso dove parleremo proprio di autostima e seduzione. L'ho fatto apposta questa live. Poi a Milano invece domenica 3 marzo un corso full immersion dalle 9:30 alle 19 e a Roma domenica 7 aprile altro full immersion dalle 9:30 alle 19 e il riferimento è sempre il 333 15 11 703. Comunque, San Faustino, ma che bombola di ossigeno. Canetti, Sitz, Platz, Sitz. Soffiata di naso. Canetti, Sitz, Platz. Allora, un consiglio per domani? Che domani? Basta zitta, che domani? Andiamo avanti. Non esiste domani, solo presente. Allora, andiamo avanti. Allora, Don Matteo, ripreso per i capelli dal bardo, eccolo qua, Don Matteo, il grande Don. Allora, Gaia, Mirella, eccetera. Mirella, zitta, sitz. Esatto, neanche sapete se è arrivato domani, concentratevi sull'oggi. Intanto è San Valentino, e che vuoi fare a San Valentino? Stai a casa a dormire, chi ti vuole a San Valentino? Mirella, stai a casa a dormire. A San Valentino andate con l'amante, non col fidanzato, zitti. Regala le corna a San Valentino, Bax, no. Mirko Papella, regalate corna a San Valentino. Dai, a San Valentino si regalano solo corna. È il miglior regalo di San Valentino. Andiamo avanti. Allora, zitti, sitz, platz. Riprendiamo il discorso eccolo qua, Tizi Jaguar, il discorso dell'autostima. Allora, intanto sturatevi ste orecchie, l'autostima è differenziata, un po' come la raccolta differenziata. Esatto, mentre dico corna mi tocco, ma Germiro sembra stupida, ma non è mica. Mi tocco il naso perché tutte le corna che porto io, che ho portato. Allora, andiamo avanti col discorso. Sono bellissimo, bene, grazie. Andiamo avanti col discorso.
Roberta Flix, ciao Roberta, regala l'avorio. Andiamo avanti col discorso. Allora, andiamo avanti col discorso. L'autostima è settoriale, cioè ci sono persone che possono avere, ad esempio, un'elevata autostima sul lavoro e si sentono delle merde in amore, oppure persone che si sentono dei grandi seduttori in amore e si sentono delle merde nel lavoro, ad esempio. Normalmente da cosa dipende? Normalmente da cosa dipende questo? Dipende dall'attacco alla dignità che ha avuto la persona da piccola, fondamentalmente, da bambino. Perché se voi ci pensate bene, come funziona tutto questo discorso? Funziona basato sul fatto che eh, i vostri genitori, prima o poi nella vita, l'hanno fatto tutti, vi hanno dato dei consigli, vi hanno dato delle raccomandazioni, vi hanno dato delle raccomandazioni. E che raccomandazioni vi hanno dato? Vi hanno dato delle raccomandazioni di comportamentali, su come dovevate comportarvi nelle relazioni sentimentali, nel lavoro, soprattutto nelle relazioni sentimentali nel lavoro, nella vita in genere, insomma. Perché i vostri genitori vi hanno dato queste raccomandazioni? Perché vi hanno dato queste raccomandazioni? E soprattutto in quale campo vi hanno dato queste raccomandazioni? E questa è la cosa fondamentale. Vi hanno dato delle raccomandazioni dove loro hanno fallito, dove loro hanno fallito. Cioè, se loro hanno fallito nel lavoro perché, come dire, volevano fare chissà che cosa e invece sono rimasti dei pezzenti, tra virgolette pezzenti, sono rimasti dei falliti, diciamo, impiegati al catasto per 50 anni, vi daranno le raccomandazioni proprio sul lavoro, cioè dove loro hanno fallito vi diranno devi fare così, devi fare cosà, devi fare questo, devi fare quell'altro. E dove loro, se invece hanno avuto delle relazioni sentimentali di merda, vi diranno proprio come vivere le relazioni sentimentali. Ora, sembra un paradosso, no? Dice, questo non è riuscito a fare un cavolo da un punto di vista lavorativo e ti deve dare raccomandazioni proprio dal punto di vista lavorativo. E infatti fa così. Una madre che è stata, ecco, la monaca di Monza, ad esempio, perché tua madre ti diceva non ti fidare degli uomini? Perché lei si sarà presa delle grandi vinculate dagli uomini, avrà preso delle grandi fregature dagli uomini, perché si sarà fidata e l'avranno fatta soffrire in tutti i modi. E allora, siccome lei è stata fallita con gli uomini, perché ha preso un sacco di fregature, dice alla figlia, stai attenta agli uomini, perché ha proprio preso queste botte forti lì ha preso, ha preso proprio queste botte, diciamo, sugli uomini. Raffreddore. Scusate che ho raffreddore. Adesso devi starnutisco in faccia anche, mi tocca anche starnutire. Allora, perché capita questo? Quindi, ecco, quindi cosa succede? Dove è finita sta monaca? La monaca! Dove cavolo è uscita? La monaca! Dov'è la monaca? La monaca di Monza, esci fuori, la monaca. Dammi un feedback, la monaca di Monza. Ma non c'entra che erano te più difficili le donne in generale, che gliene frega tua madre delle altre donne, era lei che ha fallito in amore con gli uomini, che si è presa le fregature, per quello voleva salvare te da queste fregature, perché se uno non si è presa le fregature, non ti dà a te le indicazioni, no? È evidente, perché tua madre teoricamente ti vuole bene, anche se poi ti dà consigli proprio dove tu
dove proprio lei ha fallito. E allora, Sweet Elizabeth, e allora cosa vuol dire tutto questo? Cosa vuol dire tutta questa situazione? Che cosa vuol dire? Vuol dire questa cosa qua, che praticamente il figlio cosa fa? Il figlio ha due possibilità, anzi ha una possibilità, perché se vuole diventare l'autonomia deve fare un atto di ribellione. Deve fare, deve fare un atto di ribellione. Facciamo un esempio. Supponiamo che ne so, la monaca di Monza, per dire, supponiamo che la monaca di Monza, adesso ho fatto l'esempio della monaca di Monza perché ho fatto la cosa, la madre gli dice stai attenta con gli uomini e la monaca di Monza esce proprio con uno che non piace alla madre, perché è questo che si fa, non l'atto di ribellione è quello, se mia madre mi dà una raccomandazione di fare una certa cosa, io farò esattamente il contrario, proprio come atto di ribellione. E allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu, nel tuo atto di ribellione che fai verso tua madre, scegliendoti proprio quello che a tua madre non ti piace, scegliendo, oh, Tania Grandi, ciao Tania Grandi, alta 1 metro e un minuto, 1 metro e 1 centimetro è alta Tania Grandi, con i 15 di tacchi, quindi è alta 78 centimetri al naturale. Allora, la nostra monaca di Monza andrà a fallire, ha due possibilità, quindi ci sceglierà un fidanzato completamente, non te ne sei mai preoccupata a livello logico, zitta, sits, ma a livello analogico hai scelto proprio quello che a tua madre faceva schifo. E allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che a quel punto lì ha due possibilità. O questa storia le va bene, e allora, cioè hai successo dove tuo padre o tua madre ha avuto insuccesso. Per fare un esempio, se tuo padre ti dava consigli da un punto di vista lavorativo, perché lui si è sentito fallito da un punto di vista lavorativo, e tu hai avuto un successo della Madonna, perché ti sei cimentato lì, sei diventato più ricco di Berlusconi, hai sfondato, allora esci fuori dalla tele edipica, esci fuori dal controllo edipico, perché ti sei riscattato davanti a tuo padre. Lui ha fallito nel lavoro, ti dava consigli, ti diceva fai l'impiegato anche tu, vai a fare l'impiegato, tu hai fatto il grande imprenditore, hai fatto quest'atto di ribellione e sei diventato un grande, hai riuscito proprio, stai zitta monaca, zitta! Hai fatto un atto di ribellione e sei riuscita ad avere un successo micidiale e sei riuscito ad avere un successo micidiale proprio lì sul lavoro dove tuo padre ha fallito. Allora, cosa vuol dire questo? Che tu esci fuori dal conflitto edipico e ti potrai riappacificare con i genitori perché tuo padre, di fronte al tuo successo, abbasserà i toni e accetterai il fatto che tu sei un grande. Ma se invece tu fallisci, cioè tu hai voluto, diciamo, superare tuo padre dal punto di vista lavorativo, hai voluto seguire la tua strada, ma hai fallito miseramente, perché ne so, hai aperto un'impresa, hai aperto la macelleria per dire, e sta macelleria ha chiuso perché ha fallito. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu praticamente vivrai un forte colpo alla tua dignità e la tua autostima, sturatevi le orecchiacce, e la tua autostima proprio dal punto di vista lavorativo sarà sotto i piedi, perché hai fallito lì dove tuo padre te l'aveva detto. Tuo padre te l'aveva detto, segui quello che ti dico io. Non dicendoti io che sono un fallito su quello, tu ti davi consigli, tu non li hai rispettati e quindi non è che il fallimento è genetico, però noi andiamo a cimentarci proprio dove i nostri genitori hanno fallito. Perché andiamo a cimentarci dove i nostri genitori hanno fallito? Perché i nostri genitori, dove hanno fallito, hanno delle paure.
E allora, proprio perché ti vogliono bene, cercano di darti consigli. I genitori, dov'è che ti consigliano? Dove loro hanno preso delle vinculate, altrimenti non ti consiglierebbero, non ti consigliano. E questa è la cosa. E quindi se la macelleria è chiusa, che succede? Che tu praticamente avrai sempre nella testa le parole di tuo padre che ti diranno non vali niente, non vali niente e ti abbasserà l'autostima lì. E ti abbasserà l'autostima proprio lì. Se invece tu hai fallito da un punto di vista sentimentale affettivo, perché hai fatto la tua scelta, ti sei, diciamo, non come la monaca di Monza che magari ha trovato uno e ci si è messa assieme e gli è andata bene, ma se avesse trovato uno con cui andava male e magari 2 anni dopo si separava, per dire, sua madre diceva te l'avevo detto io, tu sei una merda. E lei praticamente avrebbe avuto un forte attacco alla dignità proprio dal punto di vista delle relazioni sentimentali, affettive e quindi la sua, come dire, la sua autostima dal punto di vista delle relazioni sentimentali affettive sarebbe stata ai minimi storici, sarebbe stata bassissima, perché capita proprio quello. È per questo motivo che ci sono persone che hanno Max Astrale, cavolo vuoi? Zitto, sitz. Dicevo, è per questo motivo che succede questo, che ci sono persone che hanno autostima, senti, papella, sta zitto, papella, sitz. È per questo motivo che ci sono persone che hanno autostima bassa dal punto di vista delle relazioni sentimentali affettive e persone che hanno autostima bassa da un'altra parte. Perché vuol dire che hanno fallito l'atto di ribellione, cioè l'atto di ribellione non è riuscito. L'atto di ribellione non è riuscito e quindi noi viviamo, anzi voi vivete una bassa autostima perché non vi siete affrancati dall'edipo genitoriale fondamentalmente, dalla teledipica genitoriale. E quindi come si fa? E quindi perché? E quindi tutto questo per dire che cosa? Che l'autostima può essere settoriale. Ci sono persone che vivono disistima da una parte, altre che vivono disistima dall'altra. Diciamo che bene o male tutte le persone dove oh, la nostra brava, la nostra Catwoman, nonché Giulia, state zitti. Ciao Giulia, brava, almeno vedere un viso amico in mezzo a tante carampane. In mezzo a tante carampane, una ragazza giovane, finalmente Catwoman, brava Catwoman. In mezzo a tante carampane, a tante canetti, una donna finalmente con la D maiuscola, la Catwoman, brava Cat. E allora, tornando al discorso precedente, segnando bebè di amore, non dice parole, azioni di coppia, ma cosa significa? Che ha un'altra. Cosa vuoi che significhi, Gaia? Significa che c'ha un'altra o potenzialmente vuole avere un'altra. È ovvio che a livello logico non ti vede come la donna giusta. Sicuramente c'ha un'altra donna per la testa, questo è evidente. Allora, comunque, dobbiamo tenere presente questo. Come facciamo ad aumentare l'autostima? Ora, quindi, perché c'è la disistima? Perché c'è la disistima, quindi?
La disistima c'è per questo motivo, che a seguito della sconfitta dell'atto di ribellione genitoriale si sono accentuati dentro di noi i veleni mentali, perché poi alla fine, se ci pensate bene, tutta la disistima ha come fondamenta i veleni mentali, perché è la rabbia e l'attaccamento che ci stimolano la disistima. Perché se noi non avessimo rabbia e no, non basta dire che sei migliore, Samantha, zitta! Perché se tu dici che sei la migliore e lo dici così a livello logico e razionale, sai che vuol dire? Che a livello emotivo ti sentirai ancora peggio, perché andrai ad amplificare un'immagine ideale fasulla rispetto all'immagine reale, perché tu dici io sono la migliore, poi ti comporti come la peggiore, vai ad amplificare ancora di più la tua disistima. Non serve, dire non serve a niente. Come dice ad esempio Giorgio, excusatio non petita, accusatio manifesta. Bravo Giorgio. Qua non serve a niente dire, dovete stare zitti e fare, perché l'unica cosa che serve a chi lo dici che lui non rende abbastanza? Se lo dici a lui, sì, ma devi dirlo a lui. Non è che devi dirglielo, Samantha, non è che devi dirglielo, non è che devi dirgli non rendi abbastanza a letto, perché è troppo diretto. Quando ci vai a letto, gli dici, guarda, io non sento niente, gli dici, guarda, non so come mai, non sento niente. Devi dirgli così, se io gli dico, guarda, non sento niente con te, con tutti gli altri, porca miseria, ho proprio 7 orgasmi uno dietro l'altro, con te non sento niente. Devi dire questo, devi dire con tutti gli altri mi piace un casino, non so perché con te non riesco, non lo so, c'è qualcosa che con te non come se non sentissi niente, non so. Devi dire con tutti gli altri devi dirgli, invece provo un piacere fantastico, proprio una roba dietro l'altra, è solo con te che non provo niente, solo con te che non provo niente. E quindi andando avanti con questo discorso, Luisa P, eccola qua, la nostra Luisa P. Mi mandi messaggi dove? Chi è sto qua? Se mandi messaggi sul cellulare non ti cago, no, non li guardo neanche le mail, non le guardo neanche. Allora, se mandi messaggi qua, sì. Allora, quindi a questo punto dovete tenere presente questo fatto che se volete ma hai sbagliato Flavio Loretta, anche tu non vali niente Flavio Loretta. Tu non devi mettere antagonista, tu se non ti vuole per il sesso, devi andare sul suo piano, no? Devi fare come ho detto a quell'altra prima. Se lui ti vuole solo per il sesso, tu devi dirgli che io vorrei fare sesso con te, ma siccome non mi dai piacere, lo faccio con gli altri, perché tu non sei un maschio valido, devi offendere l'orgoglio di maschio, no? Offendere l'orgoglio di maschio. Guarda, io non vedo l'ora. Infatti, a me io voglio solo rapporti anaffettivi, devi dirgli così. Voglio solo rapporti anaffettivi. L'ultimo tango a Parigi. Io porto il burro, ci vediamo in un posto dove non ci conosce nessuno, lo facciamo e ce ne andiamo. Però mi devi dare piacere, tu non sei in grado e con gli altri faccio questo. Quello devi dire. Quindi comunque se non ti vuole manco per quello, beh, se non ti vuole manco per quello sono due possibilità. O teme, ha paura, diciamo, che tu
se lui viene a letto con te, questo per rispondere a Jessica Parodi, ha paura che se viene a letto con te tu fai come le piattelle. Parodi tra l'altro è un cognome genovese. Le piattelle sugli scogli ti appiccichi come una cozza praticamente, teme questo e allora non vuole dover poi avere difficoltà a toglierti dai piedi dopo, oppure non gli piaci. Non gli piaci, non so per quale motivo non gli puoi piacere. Adesso io non so come sei te, potrebbe essere una possibilità. È più probabile la prima, diciamo. Non sono influenzato. Canetti, Sitz. Sitz, Canetti, Sitz. Sì cosa? Sì cosa? Non gli piace oppure che te... Sì, dice sì e non risponde. Rispondi bene, no? Sì a quale? Alla prima o alla seconda? Vabbè, se avevi un problema vuol dire che non ce l'hai più. Lo usa al passato. Ripeto, se c'è già stato e non ti vuole più, non cambia niente. O c'è già stato e gli hai fatto schifo, ha avuto i conati di vomito a stare con te e quindi non ti vuole più perché ha avuto i conati di vomito, gli fai veramente schifo. Oppure teme che tu ti attacchi come una piattella sullo scoglio perché sei stata possessiva, rompicoglioni, stalker e allora lui si è allontanato. Oh, la nostra Giugolina, ciao Giugolina. Quando vai gelosia, allora non c'è, che cazzo c'è tra motivo di... Se tu hai motivo di essere geloso, devi mandarla a cagare, no? Scusa, se tu, allora o ti fa le corna o non te le fa. Se ti fa le corna, o ti porti le corna o la mandi a cagare. Non serve essere geloso, allora non è gelosia quella. Abbiamo Federica Mandi, la figlia della nostra Malgasciona. Chissà se le figlie delle Malgascione sono malgascine, questo è da definire. La figlia della Malgascione, live sulla no, il video sulla figlia della Malgasciona. E... allora se li mandate a cagare non è gelosia quella. Allora, la gelosia non è quando quella ti fa le corna veramente. Quando ti fa le corna veramente è un dato di fatto. La gelosia è quando... non ho capito che fare adesso. Cosa ha scritto sta Parodi? Adesso devi resettare, comunque devi resettare non faccio le tipologie Canetti perché faccio solo tipologie di donne, Canetti, tipologie di donne, non tipologie animalesche, faccio solo tipologie di donne, Canetti. Oh, abbiamo la nostra Nasca. Canetti, faccio solo tipologie di donne e non posso fare tipologie di canetti. Vabbè, meglio se ti vede con una persona estranea, meglio, meglio. Sparisci, sparisci, bravo, bravo. Allora, che ore sono? Tipologie di uomo le farò le tipologie di uomo. Le tipologie di uomo le farò, quando ho finito quelle di donna farò quelle di uomo. Basta Jessica, eh sì, ti allontani, non è che ti allontani, già ti allontana lui, non è che ti allontani tu. Non devi più cercare, non farmi incavolare, sparisci e vai con altri maschi nel frattempo, vai con altri maschi.
Allora, allora, finendo il discorso sull'autostima, come giustamente dice Stella Marina, allora, come facciamo a migliorare l'autostima? Dobbiamo mettere praticamente l'antidoto, dobbiamo mettere l'antidoto. Jessica, devi sparire, vai con altri maschi e non rompere le palle. Questo non va bene, lascialo nel suo brodo. Allora, tornando al discorso dell'autostima, non serve a niente dire le cose, bisogna semplicemente mettere l'antidoto all'autostima, l'antidoto alla disistima. Qual è l'antidoto alla disistima? L'antidoto alla disistima è l'autostima, però l'autostima deve essere fatta attraverso delle azioni, cioè dobbiamo fare delle azioni che ci diano autostima. Quindi, nelle relazioni sentimentali, quali sono le azioni, ad esempio, che ti danno autostima? Rifiutare e abbandonare. E poi un'altra azione che ti dà autostima è disistimare gli altri, ma fatto con distacco dal risultato, senza rabbia, senza rancore, senza risentimento. Fatto semplicemente con distacco dal risultato per vedere come reagiscono le altre persone e per avere, diciamo così, la situazione sotto controllo, ma per avere la situazione sotto controllo. Questo è quello che dobbiamo imparare a fare se vogliamo ottenere dei risultati da un punto di vista dell'autostima. Quindi, se tu vivi una disistima da un punto di vista sentimentale affettivo, con una donna, ad esempio, o con un uomo, esatto, con una donna o con un uomo che ti fanno vivere la disistima o che vogliono condizionarti, tu devi mettere in atto un comportamento. Zitta, Mirella, Mirella, zitta, sitz. Devi mettere in atto un comportamento speculare. Un comportamento speculare perché il comportamento speculare ti permette di darti una botta di autostima, cioè devi fare degli atti che vanno nella direzione contraria. Se io fino a ieri, come dire, no, Stefania Sky mi fa incazzare, devi metterli in pratica, perché sennò sei una merda se non lo metti in pratica, non vali niente. E se tu non lo metti in pratica vai ad alimentare semplicemente la tua disistima. Qua dovete tirare fuori gli attributi. Va bene che siete delle carampane o malgascione, però cercate di tirare fuori l'autostima. E per tirare fuori l'autostima dovete fare delle azioni. Certo, delle azioni speculari. Delle azioni speculari. Cosa vuol dire delle azioni speculari? Vuol dire che se una ti dice, ad esempio, che non vali niente, e tu devi dirgli a lui, cioè dirgli a lui, devi farglielo capire a lui. Quindi devi mettere in atto delle azioni che vanno esattamente nella direzione opposta a quella in cui sei sempre andato. È in quell'area della vita in cui succede quello. Devo starnutire. Scusate, ma c'è ancora un po' di raffreddore. Ancora un po' di raffreddore perché Canetti sits. Che 118. Non è che devi ignorare, tu non hai capito niente, Nasca, non hai capito niente come al solito, non hai capito niente, Nasca, non hai capito niente come al solito, non hai capito niente, ti ho detto che devi fare delle azioni, non stare lì a dire, devi stare zitta, devi fare delle azioni.
devi fare delle azioni. E vediamo il bardo. Oh, le azioni che devi fare sono delle azioni precise, quindi che vanno nella direzione contraria a quella che hai sempre fatto. Se ti sei sempre azzerbinata, devi diventare irriverente nei suoi confronti, devi diventare completamente irriverente nei confronti di questa persona, devi trattarla male, non dargli importanza. Se sei insieme ad altri, te li fai tutti gli altri e lui lo lasci da parte. Don Matteo, esatto, il completo funebre era già pronto. Ero già lì steso, Don Matteo, poi mi sono alzato all'ultimo, ho avuto un reflash, ho detto vado. Bene, comunque adesso vi saluto, vi ricordo gli appuntamenti, stasera vado a tango se riesco, non so, a respirare, vado dalle carampane al tango. L'antibiotico lo sto prendendo, ne ho ancora per 2 o 3 giorni di antibiotico. Provo ad andare dalle carampane al tango, non so, cioè se vado dalle carampane al tango farò la live verso le 10, una piccola live, una piccola live, esatto, una piccola live al tango e vado a conteggiare un po' il tango, poi torno, farò una live qua. Intanto vi ricordo gli appuntamenti, quindi a Torino, Seduce a San Faustino, come dice Torino, 15 febbraio, vi aspetto. E parleremo di autostima e seduzione. A San Faustino, Seduce a Torino. Sarà autostima e seduzione. Poi Milano, domenica 3 marzo, full immersion dalle 9.30 alle 19, Roma 7 aprile dalle 9.30 alle 19. Riferimento 333 15 11 703. Mi raccomando, devo soffiarmi il naso. Scusate. Farò lo starnuto sulle carampane del tango, lo starnuto. Ma forse non vado a tango però. Forse non vado a tango perché ho troppo raffreddore. Ma potrei andare a tango. Beh, adesso vedo. Oggi sono anche andato in palestra, ho fatto spalle. Campana bagnata, campana fortunata. Ma oggi vedo, non lo so se vado a tango, non lo so. Adesso comunque vi saluto e vi ricordo gli appuntamenti. Torino 15 febbraio, Milano 3 marzo, Roma 7 aprile, riferimento 333 15 11 703. Ciao Ciuto! Allora, dai, un saluto a tutti e ci vediamo. Carampane, guarda, siete tutte carampane, se non siete carampane, malgascioni. Quindi una buona serata a tutte le carampane, le malgascione. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi anche al canale della Canetti, al canale di Chiara Caneschi, che è un canale animalesco. Iscrivetevi al canale della Canetti, che porta sempre i suoi amici a casa, la Canetti. No, ma comunque stasera la live la faccio. O prima del tango o senza tango. Stasera una live la faccio.
anche corta, starnutendovi in faccia, ma una live la faccio comunque. E ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale. Qua c'è il raffreddore, ma vi ricordo ancora la live dal Bardo, Torino, venerdì, a San Faustino, Seduci a Torino, a San Faustino, Seduci a Torino, 15 febbraio, ore 21 a Torino, autostima e seduzione, mentre a Milano, domenica 3 marzo, dalle 9.30 alle 19, Roma, domenica 7 aprile dalle 9.30 alle 19, riferimento 333 15 11 703. Ci vediamo dopo, anima a tutte le carampane e a tutte le malgascione, ci vediamo dopo. Ciao.